Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati. Si ritorna a raccontare le storie dei nostri expat, quest'anno con un piccolo twist. Noi, come sempre, ci prendiamo un po' di tempo e vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri podcast, di iscrivervi al nostro canale YouTube, di cliccare su tutto il cliccabile, commentare e condividere i nostri video e i nostri podcast. Con me, come tutte le volte, i miei compagni di viaggio, che sono Emiliano Pilotti e Piero Carlucci, e un ospite che però non vi riveliamo, ma con il quale parleremo questa settimana di Brexit. Benissimo, senza indugio e senza tema, senza cacao e senza crema, va di, come si dice in buon italiano, la sigla. Benvenuti, ciao a tutti. Scusate, io pensavo che la sigla durasse come al solito. Sì, ho già perso il mio video qui. Sì, stavo mangiando un cosino per così sciogliere il ghiaccio. Siamo tornati. Questa non ne abbiamo parlato noi tre conduttori finora, ma è la nostra terza stagione, un po' prima, un po' dopo. Per me non sono d'accordo, per me è il primo episodio della prima stagione di Ricordi Impirituri, il mio nuovo podcast in cui comunque è la nostra 57ª puntata e torniamo sul luogo del delitto. Torniamo con il nostro primo ospite numero 1, c'ha la matricola 00000001, gli diamo il benvenuto. Marco De Santis, bentornato a Una vita da lontano. Ti abbiamo fatto penare un pochino con questo inizio, per te oggi un po' compresso. Ciao. No, va benissimo. Ciao a tutti, ciao ragazzi, è un piacere aver esordito in questo programma, e adesso eccomi qua di nuovo. Noi ti abbiamo... Sì, scusa Piero, non volevo... Dicevo che ti cantiamo anche la canzoncina, quella famosa Benvenuti. No, lasciamo... Tratto allora, un famoso film. Sì, non continuiamo, che poi ci mettono i limiti di età sui vari posti dove siamo. Dove siamo, Raffaele? Che allora, come sempre, ovviamente siamo principalmente su YouTube, quindi se ci state guardando ci state seguendo su YouTube, ma ci potete ascoltare, no, non siamo in diretta, ma ci potete ascoltare su tutti i podcast, quindi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera eccetera. Praticamente in audio siamo dappertutto, ma in video siamo solo su YouTube e su Twitch, quindi questi sono i posti dove siamo. Per fortuna che così facciamo meno impressione. Allora, Marco, stavo per dire prima che noi abbiamo voluto te come primo ospite di questo nuovo ciclo, non solo perché sei il primo, perché siamo amici, perché ci fa piacere passare del tempo con te, ma anche perché tu sei tuttora a Londra, nel Regno Unito, e il tema della trasmissione è la Brexit. Ovviamente abbiamo scelto te per semplicità, così. Allora, la prima domanda che devo fare esatto. Ma perché sei ormai a Londra da un po', come ha detto Emiliano? Perché ovviamente anche tu hai vissuto e stai vivendo gli effetti della Brexit come sì, normale cittadino, ma come impiegato, insomma, come persona che lavora, eccetera eccetera, e quindi ci puoi attenzione. E diciamocelo, perché tra tutti quelli che conosciamo sei uno dei pochi che non se n'è ancora andato. Ecco. Esatto, Piero, grazie. Questa cosa, la prima domanda la devo fare senza preambolo, quindi il preambolo di prima era semplicemente per fare questa battuta. La domanda principale è intanto come stai, perché è un po' che non ci sentiamo, vediamo. Il mischione, il super mix, la super combo tra Covid e Brexit
tra Covid e Brexit, diciamo così, sta producendo dei risultati interessanti, almeno dal punto di vista sociologico. Entriamo subito nell'argomento. Da pochi giorni abbiamo visto code interminabili ai benzinai, benzina finita. Noi in Italia siamo abbastanza abituati, perché bastano 2 o 3 giorni di sciopero che si vedono quelle scene, ma io penso che gli inglesi e i britannici non sono assolutamente abituati a questo. Sì, è una situazione abbastanza paradossale. In alcune parti del Regno Unito adesso è in via di soluzione, insomma dovrebbe essere quasi tornato alla normalità. A Londra ancora no. Ieri sera sono uscito, tornando verso casa, ho buttato un occhio su 2 o 3 benzinai che ho incrociato per la strada ed erano ancora tutti con le pompe chiuse. E purtroppo c'è stata un po' la tempesta perfetta, con la scarsità di chi degli autotrasportatori. Praticamente questa è una situazione che più o meno c'era già da un paio d'anni, da quello che dicono al telegiornale, quindi il fatto che non ci fosse un ricambio di personale nell'ambito degli autotrasporti, perché alla fine non è una vita facile, quindi magari il giovane medio ha altre ambizioni, e un po' quindi questa cosa che era già nell'aria da qualche anno, poi con quelli che magari alcuni che erano qui sono andati via con la pandemia, sono tornati in Europa, forse perché vedendo molti venivano dall'est, e probabilmente nelle prime fasi della pandemia nell'est c'erano meno restrizioni, quindi probabilmente non per scarsità di lavoro, certamente, però magari sono tornati via per queste ragioni. E quindi fatto sta che adesso che si è riaperto un po' tutto, ci si è trovati un po' così. Poi sai come succedono queste cose? Nel momento in cui c'è una minima scarsità, che magari potrebbe essere assolutamente accettabile, si scatena un po' quel sorta di panic buying, e quindi vanno tutti a fare il pieno, e da lì poi quindi il consumo si impenna in maniera esponenziale, e poi da quel momento in poi succede quello che abbiamo visto. Il famoso effetto scorte prete, che alla fine si era già visto con le scorte alimentari anche durante con la carta igienica. Ricordi che quando nelle prime fasi della pandemia era una roba assurda. Io mai avevo pensato cioè la prima cosa che andavano tutti a comprare la carta igienica. La carta igienica non si trova più da nessuna parte. Sembra una follia, cioè io mai avrei pensato di andare a comprare 2 pacchi 24. Però poi subentrano quelle meccaniche che dici, siccome li comprano tutti, poi dopo tu magari non li trovi per un mese, quindi è la stessa cosa per la benzina. Ho un aneddoto al riguardo, a parte il fratello del mio ex capo che dimenticò di comprare la carta igienica e se la rubava nel palazzo dove lavoravamo. Ma a parte questo, ho scoperto quella volta che esistevano dei rotoli di carta igienica a oltre £2 l'uno, perché trovai un solo pacco in una delle grandi catene di distribuzione inglesi, un solo pacco da 4 rotoli che veniva tipo £8,30. Devo dire estremamente morbida, la migliore carta igienica mai provata in vita mia. Ma lì per lì pensai che fosse un prezzo dovuto a, diciamo, alla scarsità. Invece quando la situazione ritornò normale, sostanzialmente ho rivisto lo stesso pacco allo stesso prezzo e ho capito che quella era proprio carta da ricchi. Carta da re. Allora, diciamo che possiamo codificare questo effetto psicologico in effetto carta igienica, e lo codificheremo da ora in poi in questo modo per indicare questa rincorsa
causa-effetto e autoconvincimento. E tra Brexit e Covid nel Regno Unito molto di questo gatto e topo mentale si sta creando, perché da un lato ci sono tantissimi posti a disposizione, posti di lavoro, e poi tutti si lamentano che non ci sono i lavoratori. Un po' come hai sottolineato, una tempesta perfetta di non aver considerato una certa serie di situazioni logistiche, i visti, il fatto che appunto tutto sarebbe stato rallentato nella parte dei trasporti, e poi con il Covid ovviamente un ulteriore effetto tappo. Io ho visto un post che hai fatto qualche tempo fa di te in macchina che tornavi al lavoro in macchina, nel senso su un luogo di lavoro, perché non si è mai smesso di lavorare in macchina. Come hai visto la città? Come hai vissuto questa avventura appunto di fare una cosa che non facevi dopo tanto tempo, tra Covid e appunto Brexit, se il sentire della città è cambiato? Assolutamente no. Qui adesso è tutto tornato come era 2 anni fa. Dal punto di vista del caos, quello che fa la gente, come si comporta, eccetera, non noto assolutamente alcuna differenza. Ero andato un periodo, una volta addirittura ero passato per il centro durante il lockdown in un giorno lavorativo, ma per altre ragioni, perché ovviamente abbiamo lavorato sempre da casa ed era una situazione spettrale, tipo non so se ricordate il film 28 giorni dopo, cioè Londra era una cosa assurda, soprattutto perché, ripeto, era un giorno lavorativo. La City nel weekend è sempre praticamente vuota, detto Piero sicuramente se lo ricorda, però durante la settimana è allucinante, ed era proprio tipo un mercoledì e non c'era un'anima, una cosa, e lì veramente ho avuto un impatto glaciale, no? E invece adesso è tornato tutto ad essere assolutamente normale, davvero non ho, cioè, compresa la metropolitana super affollata, nessuno con mascherine o altro, quindi è uno dei motivi per cui vado in macchina. che secondo me il problema adesso di tutti, adesso a prescindere dal Regno Unito, da Londra, ma c'è un aumento di traffico per le strade che prima della pandemia non c'era, proprio perché nessuno usa più i mezzi pubblici, o i mezzi pubblici si usano di meno. Qui alla fine adesso li usano tutti, cioè, io fondamentalmente vado in macchina perché adesso sto andando in centro solo una volta a settimana, e quindi per una volta non sto neanche, tra virgolette, a rischiare andare in metro. Vado in macchina, è più comodo, eccetera. Poi è economico. Economicissimo non è, però ripeto, per una volta se dovessi andare 5 giorni alla settimana ovviamente non lo farei, però una volta a settimana si può fare. Fino a quando hai la benzina, ma adesso ho fatto il pieno qualche giorno fa, quindi, però prima che ci fosse tutto il macello, quindi ma passi per Commercial Road? No, passo per The Highway, quella lì dove c'è il pub. Perfetto, sì, era dietro casa. Diamo dei riferimenti. Sì, perché Commercial Road c'è una capacità di incastrarsi, soprattutto al ritorno. Anzi, ti dirò di più. La prima volta che sono riandato in ufficio in auto, tornando indietro, ho detto: ma sai cosa c'è? Adesso passo per Commercial Road per gli altri dove abitava Piero. Ok. Così poi vi dico. Esatto. E adesso passo lì e mi sono incastrato in una maniera, ma tipo per un'ora fermo, che in un'ora ho fatto 20 metri, una cosa allucinante, quindi da quel momento in poi non ci passerò mai più. No, infatti la domanda era esattamente per quello, perché ricordavo l'unica volta in cui mi sono sentito male al lavoro e ho deciso di resistere per poi tornare a casa con un Uber invece di prendere
di prendere la metro, presi Commercial Road, che appunto è una delle arterie di Londra Est che connette, diciamo, più o meno l'area centrale fino all'estremo est. E il piccolo problema è che ha un semaforo ogni 200 metri, anzi 200 yard, se mi permettete, e 6.200 arterie micro e medie che si mettono nella strada. Per cui quello che per me era un viaggio di 45 minuti per mezzi pubblici si trasformò in 1 ora e 45 su Uber. Per cui, avendoci detto che avevi appena fatto il piede, ho detto: se passa per Commercial Road è un viaggio. No, poi adesso non voglio andare troppo off topic, però Commercial Road ha il grosso problema del Blackwall Tunnel. Londra ha una grossa problematica, che è collegare la parte nord alla parte sud del Tamigi, perché ci sono pochissimi, cioè voi sapete, Londra dalle cartoline sono tutte le 200.000 ponti, però in realtà quelli effettivamente praticabili sono molti meno, perché altrimenti poi devi pagare un pedaggio, e quindi c'è questo tunnel che è proprio alla fine di Commercial Road, e quindi lì si incastra un traffico clamoroso ogni volta. Quindi, vabbè, torniamo a parlare chiamandosi Blackwall, direi diventa un muro nero invalicabile. Esatto. Allora, come ci siamo scritti qui sulla nostra microscaletta, ricordiamo chi si è messo in collegamento in questo momento, che essendo un podcast è un po' improbabile. Comunque, che stiamo parlando con Marco De Santis, che vive e lavora da tempo a Londra. L'argomento della trasmissione di oggi è la Brexit, con il nostro sguardo un po' curioso e un po' disinteressato o interessato dal punto di vista di Piero, che invece io so che nel suo cuore desidera tornare a vivere a Londra assolutamente prima di subito, insomma, appena possibile. Adesso che giusto che si è trasferito in Bulgaria, quindi vuole ripartire. Dire così, se tu immaginati i miei colleghi che parlano italiano che inizio a vedere questo podcast, io sono un uomo morto. Ok, amici, al cuore non si comanda, poi un desiderio non è detto che uno lo deve espletare. Invece ho visto un piccolo sondaggio, diciamo una piccola inchiesta fatta da uno dei media tradizionali italiano, un canale di informazione dedicato, che praticamente nota che in questo momento circa l'80% dei ragazzi, delle persone, degli italiani che decidono di espatriare, di andare a lavorare all'estero e andare a vivere all'estero, ancora ha come meta principale, primaria, l'Inghilterra, principalmente Londra, ancora in questo momento. A me mi sembrava un po' effettivamente esagerato, perché ci sono tante altre mete meno complicate tra Brexit eccetera, però in realtà se c'è più chiusura, se un sacco di gente appunto tornata nei paesi di appartenenza per il Covid, c'è un sacco di possibilità di trovare posti in questo momento. Nel tuo settore, diciamo a grandi linee, internet technology, in questo momento c'è movimento di posizioni, oppure come se niente fosse? Allora, la mia percezione è, nel mio settore è una percezione magari un po' di più di una percezione, un po' una certezza. Poi negli altri invece è solo una percezione, però la mia idea è che comunque ci sia una grandissima offerta di lavoro, praticamente su tutta la larghezza dello spettro, quindi da lavori estremamente skilled fino ai classici camerieri o altro, che prima erano ruoli che prima erano coperti soprattutto da ragazzi che venivano qua magari per fare esperienza più che carriera. Poi il fatto le cose sono un po' cambiate, però sotto questo punto di vista, quindi adesso diciamo che le porte aperte sono soprattutto sulla prima tipologia, quindi una persona che abbia
delle skill che sono richieste. Io lavoro nel mondo dell'information technology, quindi in quello, piuttosto che nel caso bancario, eccetera, secondo me ha pochissime difficoltà a trasferirsi qui al momento, perché comunque c'è una grossa richiesta. Il problema è che ci sono invece delle forti barriere all'ingresso, è quasi ironico, se vogliamo, sui lavori magari un po' meno specializzati, in cui però si fa tantissima fatica a trovare poi del personale locale, che è un po' quello che dicevo prima. Cioè, secondo me, io ho l'impressione, è una mia impressione però, che il ragionamento sia stato: garantiamo il visto praticamente illimitato a tutti quelli che ci sono, e quindi quantomeno per un po' siamo messi bene, non cambieranno le cose troppo repentinamente, quindi non ci dovrebbero essere grossi impatti, e poi dopo si vedrà. Invece purtroppo poi il fatto della pandemia ha cambiato le carte in tavola in maniera drammatica, no? Perché tu puoi pensare che per un anno praticamente tutti i ristoranti sono stati chiusi, i ristoranti, hotel, eccetera. Cioè, ovviamente quel personale lì, ci sono stati tantissime agevolazioni dal punto di vista da parte del governo, per tipo l'analogo della cassa integrazione in Italia. Però la gente è andata. Cosa stavano a fare qua? È stata comunque sicuramente, me ne sono reso conto perché ho visto le statistiche, insomma, su Eurostat per, diciamo, la cosiddetta migrazione di rientro, ed erano impressionanti in alcuni mesi. Comunque diamo delle informazioni fondamentali per chi volesse eventualmente trasferirsi. Ragazzi, prendete una patente da camionista che vi dà 3.000 solo a firmare il contratto, cosa che non vi capiterà mai più per un ente. Ci sono delle storie bellissime su questa cosa qua, tipo è uscito, l'ho letto credo ieri, che in pratica pare che i cittadini tedeschi che abbiano preso la patente prima, non so se è uscita questa notizia in Italia, prima del 99, adesso potrei sbagliarmi, c'era una cosa tipo, presente che in Italia ti davano una patente anche per la patente A quando prendevi la patente B, no? E loro avevano una patente gratis, anche se non avevano mai guidato, per guidare camion fino a un certo tonnellaggio. E quindi in pratica l'Home Office, il Ministero dei Trasporti ha mandato le lettere a tutti i cittadini tedeschi che si trovano qui, con tanto è uscito sul giornale con foto di queste lettere, dicendo: ci risulta che tu abbia una magari questo è qua perché lavoro in banca, ci risulta che tu hai una patente che ti permette, vuoi intraprendere una fantastica carriera nell'ambito dei trasporti? Ed è veramente una cosa che va bene, che sai, alla fine pensare un po' out of the box è anche un pregio tante volte, però spesso, non lo so, il confine tra quello e raschiare il fondo del barile diventa un po' sottile. Allora sì, la notizia hai visto? Vedi, non è una stupidaggine. Del Guardian, sì, quindi German drivers no AGV experience has to drive lorries amid UK fuel crisis, che poi sì, in questo articolo, se scrolli in basso, c'è anche una foto proprio della lettera. Quindi per chi ci sta ascoltando, se andate sul Guardian e cercate questa notizia, trovate proprio quello che ha detto Marco, ecco, questo pezzo. E qui mi verrebbe a dire che corrisponde perfettamente, vista la radice tedesca dell'attuale famiglia Windsor, al meraviglioso meme con Boris Johnson che al telefono risponde alla regina e dice: "Yes, I did drive trucks during the war. Why do you ask?" Ecco, però adesso mettiamolo un po' dal punto di vista dei camionisti, nel senso che le interviste che ho visto io adesso sulla stampa irlandese, quindi sulla televisione irlandese, dei vari unions, quindi dei vari sindacati, Enrico?
No, L'hai vista in gaelico? ancora in inglese. Quindi Okay. la risposta più comune ovviamente dei sindacati di autotrasportatori europei era sì, ma il fatto che voi ci diate più soldi non vuol dire che poi le condizioni di lavoro siano le stesse che abbiamo nel resto d'Europa, quindi prima adeguate le condizioni di lavoro e poi magari veniamo a lavorare da voi. Non contando poi che un sacco di camionisti non tornano perché lo scorso Capodanno, praticamente a Natale, sono rimasti bloccati in Francia al confine con l'Eurotunnel e con i traghetti perché c'era la Brexit, perché c'era la pandemia. Allora la domanda che faccio a tutti quanti, ma a Marco in particolare, non sarà che poi le condizioni di lavoro non cambiano nemmeno per chi viene a fare il cuoco, il lavapiatti, il cameriere, eccetera, eccetera, e quindi non c'è più nessun incentivo a tornare a lavorare lì? Questo non ne ho veramente idea. Quello che posso dirti è che al momento ci sono dei requisiti per queste altre categorie di reddito che non sono assolutamente compatibili con i requisiti, con il reddito tipico di chi fa un cameriere. Cioè, praticamente, e quindi sai che qui i camerieri alla fine guadagnano soprattutto, hanno un fisso relativamente basso e poi guadagnano soprattutto con la service charge. Quindi onestamente, a meno che non ci sia un'apertura sui visti per quella categoria particolare, cosa che non mi sorprenderebbe se accadesse, perché alla fine il fatto dei camionisti ha creato un po' un precedente, no? Se pensi, cioè la categoria che dice qui c'è shortage, dobbiamo prendere dei visti, e alla fine hanno dovuto cedere, però sai, come dicevo, un precedente che quindi potrebbe accadere di nuovo, però in maniera diretta, così come siamo messi, cioè con le regole di ora, non credo che sia facilissimo. No, anzi, tra l'altro, visto che sono Mr. Pink e si parlava di service charge, posso dire I don't believe in tips. Ma a parte questo, in realtà c'è da fare una considerazione estremamente seria e si aggiunge alla difficoltà di citavi prima di ingresso. È vero che continua a essere Londra desiderata da gran parte degli europei. Ragazzi, anche passeggiando qui in Bulgaria sento questa cosa. Chiaramente tra quelli che sognano un giorno di spostarsi, non da tutti. Però il sistema è radicalmente cambiato. Con l'uscita dall'Unione Europea, il confine inglese è diventato un confine molto simile a quello, diciamo, degli Stati Uniti d'America, dove tu devi arrivare con la possibilità di dimostrare che hai capacità e mezzi di sussistenza per i primi mesi. Se arrivi con una sponsorship è molto meglio, e se no finischi la fine, e qui lo ricordiamo perché durante l'estate tutti fischi la fine dei turisti lavorativi che sono arrivati, tra virgolette, così un po' allo sbaraglio, e si sono fatti quei 2 o 3 giorni fermati in frontiera senza possibilità di andare dove sono fatti. Ecco, non è esattamente incentivo alla mobilità, ecco, pensavo che, diciamo, con il Regno Unito è appena diventata la nostra Australia vicina, perché bene o male ci sono delle complicazioni per andare a lavorare, a stabilirsi, così anche a fare un'esperienza, però invece di essere dall'altro capo del pianeta è qui vicino a un paio d'ore di aereo, e per fare un'esperienza appunto di lingua inglese e di, diciamo così, anche regno di mondo anglosassone per quanto riguarda il lavoro e il diverso modo di pensare. È più semplice che non andare a lavorare in una fattoria per 6 mesi e poi muoversi in Australia. Detto questo, Raffaele ha il nostro annuncio di metà puntata all'incirca. Mi piace che prendi proprio sul serio e di petto le informazioni. Allora, ho capito, ti rispetto come creatore di questo programma e co-conduttore. Marco, aiuto.
Come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, quindi Una vita da lontano. Se lo cercate in inglese lo potete cercare come A Life from Afar, perché questa è la traduzione automatica che Google ha fatto, e ovviamente iscrivervi ai nostri podcast su Spotify, su Apple Podcast, eccetera eccetera. Poi tra l'altro da quest'anno, se magari raccontiamo di un film o di una serie o di qualcosa, trovate il link nella descrizione del film o del libro della serie di cui stiamo parlando, perché così Abbiamo magari già citato 3 film oggi. Ecco, se scrollate esattamente adesso, trovate il link per andare ad acquistare questi 3 film che noi abbiamo citato, e potreste anche capire quali sono quelli che abbiamo citato. Così magari possiamo creare un pochino di comunità, e quindi magari quando raccontiamo delle cose c'è un riferimento valido su quello che raccontiamo. Vedi, ci hai lasciato che eravamo 3, come si dice in buon italiano, 3 sfaciolate, e ci ritrovi come gente che promuove la comunità culturale. Ecco, da scappati di casa a persone serie in giacca e cravatta, come si può tranquillamente vedere. Tantissimo di quello di cui abbiamo parlato, ovviamente, rientra in una categoria che è quella della percezione, della falsa percezione, nel senso, se uno si trova all'interno di una situazione magari riesce a capire un po' meglio. Da fuori, in questo momento, l'Inghilterra sostanzialmente il Regno Unito in generale viene trattata pochissimo dall'informazione, perché non ci sono scandali, ancora non c'è stata, non è cominciata la caccia a Johnson come primo ministro, mentre so che sta iniziando a essere discussa questa cosa del governo impreparato, dell'hard Brexit, che era stata promessa e che invece non viene attuata, però ovviamente nel resto d'Europa, almeno in Italia ancora stiamo con altri topic più locali e più personali, anche situazione economica, Covid permettendo, elezioni, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente è vero anche il contrario in questa situazione della Brexit in Regno Unito rispetto a quello che comunque sta succedendo in Europa, e delle relazioni che prima erano automatiche, eravamo proprio lo stesso paese, la stessa Unione, adesso non più. Anche lì tu che segui anche un pochino del lato delle news che vengono da questo lato, ci puoi dare un'impressione sulla percezione al contrario? Ma onestamente, questa è una domanda difficile, perché onestamente non è che segua tantissimo. Diciamo che la cosa un po' che mi ha colpito è stata sono stati gli scontri quasi quotidiani che si sono verificati tra Inghilterra e Francia, neanche fossimo tornati indietro di qualche centinaia di anni, sugli argomenti più disparati, no? Che andavano dal vaccino al blocco, se siete diventata zona rossa perché avete la variante beta, e loro dicevano: ma non ce l'abbiamo noi in Francia, ce l'abbiamo nei possedimenti esteri francesi vicino al Madagascar. Fa niente, quindi la pesca, questa cosa qui, la distribuzione dei vaccini, il ban di vendere Pfizer qui, eccetera, qui il ban reciproco di vendere l'AstraZeneca in Europa. Diciamo che sono questi stati un po' gli aspetti più deprimenti, se vogliamo, ecco, mettiamola così, perché da un lato ovviamente, sai, i proclami politici sono sempre stati una lunga partnership di forze amiche, eccetera, nel futuro, eccetera, però poi ovviamente anche sugli argomenti più, cioè ogni volta che c'è stata possibilità dall'una o dall'altra parte di creare dei problemi, spesso è stato fatto, insomma.
Invece, per alleggerire un attimo, mi verrebbe da farti la domanda sull'onda lunga della splendida estate azzurra, dal punto di vista sportivo. Scusa? Sull'onda lunga della splendida estate azzurra sportivo. Sì, Rimane chiaramente meravigliosa la conclusione del commento della 4% a Tokyo, quando l'ultima frase è "No, it's Italy again". Ma possiamo la domanda aggiungere è, ieri o l'altro ieri sei andato al lavoro con un libro di regole scritto in italiano per dire ai tuoi colleghi inglesi: ragazzi, finalmente vi posso spiegare il clip? Ecco. No, o il polo. Ecco, quella era la notizia. Ho letto questa cosa assolutamente fantastica, che abbiamo vinto persino al cricket. Io mi era sfuggito il cricket, avevo saputo del polo, ho detto, e chi me l'ha detto? Dice: guarda, ma tu confondi ancora il polo con il cricket, abbiamo vinto a polo. No, ti ho vinto anche il cricket. Senza contare i mondiali di pasticceria e non so quant'altro, quindi è stato proprio una... Però ovviamente sì, la finale degli europei è stata molto interessante, perché loro hanno avuto sempre per settimane no, però per diversi giorni praticamente avevano già vinto gli europei ancora prima della semifinale con la Danimarca. Certo. E poi sì, a me addirittura in ufficio un po', sai, mi mobbizzavano con ma se vuoi lunedì vuoi prendere un giorno di ferie il giorno dopo la finale, no? Non ti preoccupare, lo capiamo. E invece è stato bellissimo andare virtualmente in ufficio, perché eravamo ancora da casa, e non dire una parola relativamente alla vittoria degli europei perché loro sapevano che io sapevo, ovviamente, però e che per decenza non avresti potuto dire niente. Non gliela sollevavo questa cosa. È vero che ce l'ha proprio, anch'io seguendo ovviamente le notizie in inglese, da questa parte c'era ovviamente il tifo per l'Italia, perché nessuno in Irlanda avrebbe mai tifato per l'Inghilterra, però ovviamente che scozzesi. Non ci avrei mai pensato. Hai visto quel filmato che girava degli scozzesi che andavano in giro con la cornamusa e suonavano l'inno italiano? Sì. Sì, ci sono stati alcuni proprio magazine, alcuni giornali scozzesi proprio che palesemente facevano il tifo per l'Italia, raccontavano, e ovviamente le notizie erano gli inglesi erano convinti che insomma ormai la coppa era in tasca loro, no? It's coming home, no? Come si diceva. Abbiamo avuto un'estate irripetibile, vedi cosa succede a fare il footing tutti i giorni. Comunque vorrei dire questa cosa e poi spiegarla, no? Che chi semina vento raccoglie tempesta. Raccoglie lontano. Sì, anche, però se tu imposti, diciamo così, tutta la tua politica e poi anche tutta la tua cultura istantanea sulla grandeur, sul riprendersi il proprio spazio, sull'essere una nazione importante, forte, come una volta, come sempre, eccetera, e poi a un certo punto questi risultati uno li deve costruire, se li deve fare, altrimenti succede che ovviamente intanto che tutti ti fanno il tifo contro, ma questo vabbè va da sé, e poi che se malauguratamente inizi a imbroccare una serie di risultati, poi io mi immagino il prossimo inglese che deve competere contro un italiano a livello internazionale, dentro di sé un minimo dubbio che purtroppo nelle competizioni sportive non bisogna mai avere, non si può avere manco un minimo dubbio, altrimenti ti mina l'autostima
e ti rode da dentro, e quindi questo si sta creando un effetto, anche qui un effetto cartigenica con le vittorie. Ricordiamo che stiamo parlando di Brexit, adesso siamo passati un po' off topic, come si dice nei posti dove si parla bene. Siccome siamo comunque sempre noi un po' caciaroni, un po' scappati di casa, non è che riusciamo a andare dritti sugli argomenti. Io invece qui sul rapporto tra appunto Brexit e Inghilterra, io mi domando invece il rapporto degli inglesi con gli immigrati, con gli espatriati che vivono in Inghilterra. In questi mesi, tra appunto Brexit, pandemia, Covid, gente chiusa in casa, adesso che si ricomincia a uscire, a vivere sempre con delle restrizioni, però c'è questa cosa dei problemi logistici della Brexit. Il rapporto con le persone che vengono da fuori è cambiato nella vita di tutti i giorni, nella tua percezione quotidiana, oppure no? Oppure è rimasto quello che era? Comunque Londra è una città multiculturale con milioni di persone che vengono dappertutto. Nella mia personale esperienza no, è tutto più o meno assolutamente analogo. Secondo me questa cosa ha dato un po' modo a qualche persona un po' meno diciamo intelligente di ha dato un po' l'input per uscire allo scoperto, e quindi si è sentito qualche volta di qualche episodio un po' razzista, se vogliamo, no? Però sì, penso che bisogna capire, secondo me, una cosa molto importante, cioè che intanto la scelta ai tempi del referendum è stata molto bilanciata, mettiamola così, molto in equilibrio fino a praticamente la fine, quindi c'è una stragrande maggioranza delle persone che vivono nel Regno Unito che non è assolutamente d'accordo con la scelta che poi è stata fatta, più una stragrande maggioranza di persone, sono 3 milioni di europei qui in UK, che ovviamente immagino che non fossero neanche loro d'accordo, e quindi siccome vedo tante volte anche dall'altra parte, no, che quando succedono ci sono problematiche di questo tipo di problemi logistici con i trasporti, oppure che ne so, diverse cose, sento un po' anche c'è anche un po' questo clima canzonatorio, ve la siete andati a cercare adesso, visto che è successo, però in realtà queste persone così io le metto un po' più o meno sullo stesso piano di quelli che prendevano un po' a parole le persone straniere che abitavano qua, perché comunque sia sono problematiche che riguardano tanta gente che non ha avuto modo di scegliere, oppure ha dovuto subire quella scelta perché una piccolissima maggioranza l'aveva spinta, l'aveva fatta accettare, e quindi però sono vittime sono vittime involontarie, mettiamola così, di quello che è successo. No, poi insomma la struttura della questione è così complessa che anche ridurla alla battuta funziona tra amici per fare la risata, ma non è certo. Alla situazione. Invece, per un momento, Mago Telma, che ci fa avviare più o meno verso la conclusione, che cose, io ti volevo fare una domanda, anzi ti volevo chiedere una previsione sul futuro del Regno Unito, che si riallacciava al concetto della Scozia di prima, ed è: visto e considerato il crescente appoggio che Nicola Sturgeon sta avendo anche da grande frange dei Tories scozzesi, prevedi che fino al 2023 Inghilterra e Scozia rimarranno sotto la stessa bandiera, o Sant'Andrea si sposterà da San Giorgio?
Ma non lo so, questo è difficilissimo, però se... È il momento insomma, qual è il feeling a Londra? Mettiamola così, nel senso che il 2023 secondo me è troppo vicino è una data un po' troppo vicina, però se mi avessi detto nei prossimi 10 anni ti direi non lo so. Prevedi Sturgeon che vola? No, cioè ti dico, anche logisticamente penso che sia che i tempi siano un po' troppo stretti se dici entro 2 anni, insomma adesso siamo già più o meno nel 2022, però nell'arco in un raggio un po' più ampio secondo me è possibile, perché comunque sia lì c'è stata una maggioranza che è incredibilmente a favore di restare in Europa, ma soprattutto c'è questo clima di rivalità, tipo di separata, non voglio dire separati in casa perché onestamente non sono così addentro alle dinamiche sociali tra gli stati del Regno Unito, però certo. C'è una rivalità che viene fuori in maniera abbastanza evidente nel pallone o in tante altre casistiche, quindi non mi viene difficile pensare che qualcuno a un certo punto riesca a cavalcarla fino a un punto tale da portare effettivamente a una separazione. Già quando è stato? 5 anni fa? Sì, 5 anni fa, sì. Sono andati molto molto vicini, perché stava una roba tipo 49-51 come percentuali, e adesso ancora di più, perché in Scozia c'è il petrolio e quindi a questo punto il governo scozzese sta dicendo: ragazzi, non ci abbiamo più bisogno di voi perché possiamo essere autonomi, e quindi arrivederci ancora di più. Non solo, anche dal punto di vista della gestione della pandemia, la Scozia si è segnalata per una pianificazione molto più strutturata e molto anticipata rispetto all'Inghilterra. È vero che ma questo però non è verissimo, perché se vai a guardare per esempio come l'ha venduto il partito sì, non nazista, nazionalista scozzese. Nazionalista scozzese. Però per esempio se tu guardi le statistiche territoriali dell'ultimo mese, in pratica la stragrande maggioranza dei casi giornalieri di Covid vengono dalla Scozia e dal Wales. Viene su, sì, verissimo. Benissimo. È una cosa che faccio veramente fatica a spiegarmi, perché ci sono delle desolate. Questa era la parte introduttiva, ora segue l'ora di podcast in cui tu, con la cartina di tutto il Regno Unito, ci fai una spiegazione di come è stato possibile questo. Ecco, ricordiamo tra l'altro che noi poi genericamente parliamo di Inghilterra, ma l'Inghilterra è solo un pezzo dell'intero Regno Unito, no? Che poi comprende anche l'Irlanda del Nord e il Galles e la Scozia, quindi quando diciamo Inghilterra delle volte parliamo dell'Inghilterra sola, ma in generale anche di tutto il Regno Unito, no? E anche il British Overseas Territory. Lì per esempio, Raf, com'è la situazione? Sì, tra l'Irlanda del Nord. Allora, qui in questo momento c'è un problema, perché adesso stiamo parlando, oggi è il 3 di ottobre, per dare un riferimento storico c'è sempre questa questione dell'agreement, nel lasciare l'Unione Europea, ovvero dell'accordo di che cosa fare dell'Irlanda del Nord. Per cui adesso c'è una frontiera per tutti i prodotti che arrivano entrano ed escono dall'Irlanda del Nord sul mare, quindi è per evitare che ci sia proprio un hard border, ovvero un confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, che adesso non c'è. Però ovviamente le cose stanno diventando un po' complicate per il Regno Unito, perché ovviamente Boris Johnson, di cui stiamo parlando, non vuole questo accordo che è stato firmato con l'Unione Europea, e quindi sta tentando la carta di forzare la situazione. Quindi vediamo che cosa succede. La paura che c'è da questo lato del confine è che un accordo, diciamo alla vecchia maniera, potrebbe riportare un hard border, le vecchie abitudini, e quindi con i troubles, con tutto quello che poi consegue in termini di
terrorismo, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, però, per esempio, una cosa di cui stiamo parlando, ovvero la pandemia, la Brexit, non ci sono più i camionisti, una cosa semplice come l'acqua minerale, per esempio, in alcuni supermercati manca anche qui, perché il rifornimento viene dalla logistica degli UK, e quindi c'è qualcuno che ormai sta dicendo sì, ma se la Brexit diventa complicata per il Regno Unito, sta diventando complicata anche per la Repubblica d'Irlanda, quindi insomma è un quadro un pochino più complesso di quello che si supponeva capitasse. È comunque anche lì è una cosa di pura intelligenza logistica, politicamente parlando, perché uno dovrebbe prevedere su un medio-lungo periodo il peggior scenario possibile e si dovrebbe organizzare per quello. Non è un problema se non c'è l'acqua minerale, se non c'è l'acqua gassata, l'acqua gassata non muore nessuno, però dovresti usare un Lashweb passare. Aspetta, scusa un attimo. E secondo me comunque quello no, anzi era questo, scusate. Andava bene. No, dico, io non penso che che il problema dei camionisti sia solo Brexit, perché comunque ho letto che c'è anche in Europa una carenza, cioè proprio che è uno di quei lavori che sentivo l'altro giorno in televisione, c'era un rappresentante di categoria che diceva che l'età media già 2 anni fa, prima della pandemia, l'età media dei camionisti era tipo di 55 anni, una cosa del genere. Molto alto. E vuol dire che non c'è praticamente nessun ricambio, ma effettivamente io non faccio fatica a pensare a un giovane di oggi che sogni di fare una vita da camionista, ma non perché comunque è una vita molto, molto dura, e ci sono oggi dei lavori che lasciano molto più tempo libero, tempo poi che non ti portano via da casa per giorni o settimane, quindi secondo me non è banalissimo risolvere una cosa del genere. No, perché il carico di stress è aumentato anche ulteriormente da quando sono divenuti estremamente comuni i next day delivery, che su di loro pesano in maniera non indifferente. E la categoria di scomparsa è la categoria dei padroncini, leggevo, cioè quelli che erano imprenditori se stessi, si compravano un camion e giravano i territori e l'Europa per distribuire. Se finiscono loro, a maggior ragione da dipendente non è esattamente il massimo della vita, credo. Poi qui stiamo parlando di una situazione sistemica che è stata ignorata per un sacco di tempo, cioè di trasferire tutto il trasporto delle merci su gomma, quasi di ignorare il ferro per tantissimo tempo, e poi di non occuparsi dell'aumento di questo volume di merci che viene trasportato sempre di più, ogni anno di più, anche con la pandemia. Questa cosa è aumentata come effetto, perché a cascata ovviamente, come diceva Piero, ci sono le consegne a casa di ogni singolo prodotto, e quindi tutto si deve muovere in maniera più veloce e più organizzata. È uno di quei problemi in cui appunto avere delle condizioni migliori, come dicevi prima tu, rispetto a quello che hanno detto magari i sindacati in UK per lo shortage, come si dice, dei camionisti lì, e quindi avere condizioni migliori, non solo salari migliori, perché questo è un lavoro veramente usurante, e quindi potremmo concludere qui con una nota proprio bassa e triste però di speranza, cioè che il mondo è complesso. Adesso per esempio abbiamo aggiunto una complessità, cioè che il Regno Unito
è a sé, fa parte ed è un paese autonomo a tutti gli effetti, non ha praticamente accordi pesanti, ha solo accordi bilaterali con i singoli stati europei, fino a quando ne farà uno con tutta l'Unione Europea, è ancora in divenire quello. Nel frattempo noi abbiamo questo argomento così di discussione e di racconto, per cui avremo sicuramente un'altra scusa per incontrare il nostro ospite di quest'oggi, Marco De Santis da Londra, che ringraziamo. Lui è il nostro ospite numero 000000001. Questa è stata la nostra 57esima puntata, poi ci dobbiamo mettere d'accordo se abbiamo cominciato la terza stagione oppure no. Secondo me sì, questa è la prima della terza. E quindi allora noi abbiamo nell'ordine, nella nostra scaletta che non c'è, Raffaele che deve fare tutto il giro degli annunci li faremo alla fine, quindi li faremo alla fine, e quindi noi ci salutiamo, iniziamo a salutarci, a salutare Marco, grazie di essere stato con noi, ti abbiamo tenuto per 10 minuti in più di quello che ti avevamo promesso, però qualcuno ti ha ingannato, ma non sono stato io, quindi prima di lasciarti andare via ti lascerei il microfono per una considerazione, per un pensiero, per un così magari un invito ai ragazzi e alle ragazze, anche alle persone di una certa età che magari stanno pensando diciamocelo, ormai si è spostato, prima eravamo sui giovani, adesso ci avviciniamo ai 50, e quindi Raffaele ha le statistiche, quindi non posso escludere gruppi demografici assolutamente. Se gli vuoi fare insomma una considerazione, un invito, di un invito di che? Per chi volesse, appunto, tutti quelli che come prima destinazione c'hanno Londra, ancora adesso con la Brexit. Secondo me, allora è un po' più difficile, ma almeno dipende dal lavoro che fate. Però se volete provare fa un percorso di carriera su, per esempio, l'industria dei servizi, c'è assolutamente, penso che non ci siano troppe difficoltà, perché comunque c'è un sacco di offerta di lavoro, tantissimo. Non è facile stare via tante volte, come tutti noi sappiamo, però è anche molto formativo, ecco. È interessante, è intrigante e anche appagante. Ecco. Esatto. Grazie Marco. Piero, tu pensa che io ero convinto che chiudessi con Forza Milan e invece sei stato per un attimo. Ragazzi, grazie. Non parlo mai prima delle partite. Capisco. Benissimo, quindi si chiude qui la prima puntata del giorno di ricordi in piedi della terza stagione di Una vita da lontano. Vi salutiamo e vi rimandiamo come sempre a giovedì prossimo, come o a quando volete. Giovedì trovate il video in anteprima ed eravamo come sempre in diretta. Vi confermo che oggi infatti è giovedì 33-14 dicembre del 2020. Ecco, se siete arrivati fin qui non potete fare a meno di iscrivervi al nostro canale YouTube, di scaricare i nostri podcast su tutte le piattaforme e di condividere i nostri video. Ci sentiamo la prossima volta e come sempre tutti i giovedì trovate un nuovo video, un nuovo podcast e una nuova storia da sentire e da condividere. Ciao! Ciao!